Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 193. Mi scriverà, mi ricontatterà oppure ci rivedremo. Puoi guardare anche tutte e tre le varianti di questa videolettura pensando a tre persone diverse. Devo anche precisarti che non necessariamente qui stiamo parlando di una persona con cui c'è stata una rottura. Puoi anche guardare una delle tre varianti, o tutte e tre le varianti, per una persona che sporadicamente è nella tua vita, con cui appunto i contatti non sono continui, oppure magari una persona che si è allontanata o allontanato da te per qualsiasi altro motivo, un trasferimento di lavoro, un cambio di vita. Oppure puoi guardare questa videolettura anche per una persona che hai conosciuto da poco. Le tre varianti sono estremamente differenti fra loro. Se non ti ritrovi in una variante, puoi cambiare variante, oppure magari cercare di capire se la variante scelta contiene comunque un messaggio per te. Prima di passare appunto alle nostre tre varianti, hai già visto le scelte, tra poco vedrai anche i mazzi. Voglio ricordarti che questo interattivo esce alle 13 in concomitanza con la riapertura della Fiera della Magia. Noi la chiamiamo Fiera della Magia, in realtà si chiamerebbe Sogno, Magia e Benessere, una manifestazione che per 2 anni a causa della pandemia è stata ferma, ma che oggi riapre per la gioia di tutti i frequentatori storici, tra cui Cronos. E appunto voglio ricordarti che le pietre che vedi spesso nei miei interattivi sono acquistate dal Mercato delle Fate, la Strega e l'Orco, Simone e Sabrina, che saluto, e che oggi saranno appunto presenti in fiera, quindi se vuoi puoi venire a Pisa a dare uno sguardo al loro meraviglioso banco. E gli incensi invece sono forniti dall'amico Merak dell'arte della magia e stregoneria.com. Anche Merak sarà presente in fiera e anche lui avrà un campionario di incensi e non solo di incensi veramente notevoli. Bene, la presentazione finisce qua, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visti, Pico che si fa pettinare e coccolare, ha preso un sacco di like su il video della sigla nuova, grazie, è piaciuto tantissimo, è un gran giocherellone. Comunque appunto dicevo, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visti, Pico lo hai visto, possiamo passare alle nostre tre varianti con la nuova sigla. Variante dell'acqua marina. La mettiamo qua e andiamo a vedere quali sono le energie generali di questa situazione. Pensa alla persona di cui vorresti avere notizie. Se ti riconosci nella variante, continua pure a vedere, altrimenti ci sono altre 2 possibilità. Ricordo che queste sono letture interattive e come tali vanno prese, non sono consulti personali, possono risuonare in tutto o in parte, oppure può anche succedere che delle 3 varianti in questo momento non ci sia un messaggio per te che stai guardando. La giustizia. Allora, la giustizia è una bella carta, non presuppone una vera e propria interruzione di rapporti, oppure potrebbe presupporre dei rapporti che vanno avanti per tribunale, se non sarà per tutti, ma potrebbe essere un caso, o magari potrebbe essere anche un qualcuno con cui c'è stata una storia importante che si è anche canonizzata attraverso quello che è
una convivenza, un matrimonio. Se non vogliamo buttarla sull'amore, la giustizia è una carta di vincolo anche per progetti lavorativi o comunque di convivenza, quindi può essere anche una famiglia, genitori, figli o comunque qualsiasi tipo di parentela, ma non presuppone una vera e propria interruzione dei rapporti, come se ci sia da portare un equilibrio su una situazione che al momento forse o è disequilibrata o sta aspettando di trovare un equilibrio. Presuppone anche una scelta, una decisione, un accordo. Per questo parlavo di tribunale, ma parlavo anche della gestione di quelle storie che sulla carta magari sono finite, ma nel profondo non sono finite, o delle parentele che sì, si può discutere con un familiare, si può allontanarsi, si può prendere le distanze, ma comunque il vincolo parentale resta. Secondo me qua c'è ancora un qualche tipo di contatto, oppure magari c'è appunto un qualche tipo di decisione da prendere. E questa potrebbe essere un po' la tua situazione, o comunque la situazione generale di questa nei rapporti che hai con questa persona. Andiamo a vedere col tarocco dei famigli in profondità. Pensa alla persona da cui vorresti ricevere un messaggio, una chiamata o che magari vorresti rivedere, e chiediti appunto se ti contatterà, ti scriverà. Andiamo a vedere la vostra situazione. Per te che hai scelto la variante dell'acqua marina. Ok. Il re di coppe, l'otto di bastoni, il re di bastoni. Non escludo veramente che qua con un re di coppe, che può rappresentarmi anche una figura appunto di un giudice o di una persona che ha una qualche autorità, ci sia proprio un discorso di separazione o comunque di litigio per un qualche tipo di beneficio o di eredità o di gestione di ciò che prima c'era di fisso. Qua potrebbe essere il classico discorso della storia conclusa, come dicevo prima, della quale si aspetta una separazione, una decisione da parte di un'autorità, oppure può essere anche un qualcosa inerente alla gestione di una eredità fisica o immateriale, quindi di un'eredità morale da parte di un parente. Il re di bastoni è una figura che ispira saggezza, la figura che parla dell'amicizia, parla della fratellanza, parla del volersi bene, ma è anche una figura legata alla campagna, così come l'otto di bastoni. Per questo parlo magari di proprietà terriere o case o gestione di beni immateriali o di terreni o di tutto ciò che frutta. In generale la situazione che qua vedo più predominante, poi ti ripeto, se non ti risuona scegli un'altra variante, è proprio quella del divorzio o quella della persona che ha divorziato, non magari che sta divorziando, o che si è allontanato o allontanata da una figura con la quale c'era comunque qualcosa di stabile. Potrebbe essere anche per l'inserimento di una terza persona. Mi viene anche da pensare che qui il qualcosa di stabile potrebbe essere una situazione lavorativa, magari una storia nata sul lavoro o una storia dove c'erano progetti comuni. Insomma, qua ci sono degli interessi o un qualcosa di legale da sistemare con la persona a cui stai pensando. C'è una decisione da prendere
e probabilmente ci sono anche altre persone di mezzo, l'ingerenza di altre persone. Hai la sensazione che questa persona sia fuggita un po' dalle sue responsabilità o stia fuggendo. 7 di bastoni su Re di coppe, vedi qua è proprio un discorso di litigio sulla quale qualcuno si deve esprimere, può essere anche un parente, ti ripeto, può essere anche un'autorità morale, non necessariamente fisica, però vedi Re e Regina di coppe e Re di bastoni. La Regina di coppe riguarda di nuovo il discorso casa o il discorso progetti comuni. Qualcuno è fuggito a dispetto magari anche del sostegno che gli hai dato. Il 7 di coppe. E non ci stai bene. No, penso proprio di no. Credo che tu non accetti un po' questo smacco del destino perpetrato attraverso quella che è questa persona che è fuggita dalle sue responsabilità, secondo il tuo punto di vista, e con la quale c'è ancora in sospeso una decisione o morale o giuridica. La persona che si è infilata nel mezzo può essere una persona che ha magari contribuito ad allontanarvi, ma questo può succedere anche come progetto, non solo come relazione, anche se qui ci sta più il discorso della relazione. Però può essere una persona che sia un po' insinuata in questa situazione che comunque già di per sé vedo un po' traballante, un po' come se questa decisione si doveva forse anche prendere prima, ecco. Quello che mi colpisce molto è la tua sensazione un po' di smacco per quella che ritieni un po' una fuga. Forse anche una fuga fatta in modo disonorevole, perché magari qua la Regina di coppe potrei vederla come il rimproverare un po' di freddezza, non di freddezza, di vanità, di frivolezza, ecco, prima mi è venuto freddezza, di frivolezza. Quindi forse è una persona che secondo il tuo metro di vista, secondo i tuoi parametri, non ha accettato magari anche il tuo aiuto, il tuo sostegno, il tuo appoggio, il tuo consiglio anche, perché qua le carte di consiglio mi escono anche qua e qua. C'è un po' di dolore qua, c'è un po' di rimpianto, c'è un po' anche forse l'illusione di voler ribaltare una situazione. Tu sai che io non sono molto per il rancore, qui non vedo rancore, per carità, però vedo un po' l'illusione con questo 7 di coppe di riportare una situazione magari a quello che era poi un periodo precedente a questo allontanamento, che è parziale, ti ripeto. Secondo me qui la persona comunque in un modo o nell'altro è ancora nella tua vita, o perché c'è ancora una connessione fra voi e non si riesce, nonostante la fuga, nonostante non si riesce a disconnettersi, perché potrebbero essere anche più di una fuga qua, potrebbe essere una persona che tendenzialmente ha un po' di instabilità nei rapporti umani, in generale con quelli affettivi, quindi una persona che non ama essere tanto controllato o controllata, oppure potrebbe esserci appunto una causa legale in corso, la gestione di un qualcosa di materiale o la gestione addirittura di quello che può essere frutto di una vita precedente, quindi le case, i beni immobili, ma anche i figli, per dire, qua potrebbe essere, cioè un qualcuno che comunque hai occasione di vedere o hai occasione di interfacciarti con questa persona anche tramite terzi, anche tramite, che ne so, ti ripeto, se si trattasse di una causa potrebbe essere l'interfacciarsi con qualcuno tramite legale, se si tratta di un parente con cui abbiamo discusso è un interfacciarsi tramite altri parenti o tramite amici, se si tratta di una persona con cui c'era un lavoro può essere un interfacciarsi
tramite quella che è una terza persona coinvolta. Comunque io ti ripeto, il concorso un po' di una terza persona lo vedo, sia nel bene che nel male, quindi lo vedo come causa di una rottura, ma lo vedo anche, quindi saranno più di una persona, come diciamo persona che tiene un po' il ponte fra due situazioni. Quindi sì, qua la situazione di partenza è un po' questa. Se ti riconosci nella variante, continua pure a guardare il video. In caso ti ho detto hai altre due possibilità, e comunque ti ripeto, sono letture interattive, quindi vanno un attimino comprese nelle loro linee energetiche. Vediamo se questa persona ti contatterà. Vediamo se questa persona ti farà avere sue notizie, ti scriverà, ti telefonerà o ti chiederà un appuntamento, e soprattutto perché. Vediamo se la persona a cui sta pensando, colui o colei che ha scelto l'acquamarina, manderà un messaggio, farà una telefonata, farà una chiamata, chiederà un appuntamento, insomma si farà sentire. Sette di spade. Non è molto incoraggiante, eh? 8 di coppe. Regina di coppe. Mi dispiace dirtelo, ma secondo me qua è più un no. È più facile che tu ti faccia sentire da lui o lei. Sono carte molto conflittuali. Il 7 di spade è un'intenzione nascosta, quindi magari potrebbe volersi far sentire, o magari potrebbe anche pensare alla vostra situazione. Ma poi c'è un 8 di coppe, carta di fuga, carta di rottura, carta di attore anche. Tra l'altro ora erano due, però vedi che una è una regina di spade. Vediamo un pochino. Qualcuno che forse ignora un po' i sentimenti che può avere per te, anche se ce li ha, regina di coppe. Comunque alla fine un cavallo di spade, un 5 di spade, e una regina di bastoni. Allora, se fosse veramente una causa legale con divorzio o un qualcosa che deve passare per una decisione di un tribunale, sì, ok, la persona si farà sentire, ma per portare a termine la cosa, mi dispiace darti questa notizia, è una persona che vuole andare fino in fondo. Probabilmente quello che è il distacco che ha provato da te è un distacco molto profondo, probabilmente avrà le sue cose che ti contesta. 7 di spade su cavallo di spade, quindi il voler riportare in equilibrio in una situazione che gli causa conflitto. Un 8 di coppe su un 5 di spade, non posso dartele proprio buone. L'8 di coppe è la carta della rottura dei rapporti, il 5 di spade è la carta della persona che non ha più fiducia nel futuro, non ha più fiducia più che altro nel futuro di una relazione o di una amicizia o di un lavoro. Però in fondo ci sono due regine. È possibile che questa persona sia, anche se magari ti ripeto la senti ancora o ti ci interfacci tramite una terza persona, estremamente cambiata da quando avete discusso, quindi una persona che probabilmente ha fatto un grande cambiamento. Ora,
La regina di coppe potrebbe parlarmi di una persona che magari vedi, come dicevamo prima, con cui non c'è proprio una rottura, anche tramite social potrebbe essere. E una regina di bastoni potrebbe parlarmi di una persona che, oltre ad aprire una nuova fase della vita, un po' come se si lasciasse indietro tutto senza remore, è anche una persona che potrebbe ancora rimettere in discussione il rapporto che ha con te, forse più per orgoglio che per altro, aprendosi ad altre storie. Secondo me può essere così. 2 regine sono la crescita e la maturazione di un progetto. Poi non guardare se qua abbiamo 2 regine, magari tu sei una donna e chiedi per un uomo, però secondo me qua è proprio il discorso di un qualcuno che, un po' come faccio io quando faccio un taglio, quello è, punto, cioè non ce n'è. Stai pensando a Cronos. A parte gli scherzi, qui è un qualcuno che non vuol tornare sui suoi passi, mi dispiace dirtelo. Ora, una regina di bastoni è una carta di nuovo di quelle che possono essere le istituzioni, intese più come istituzioni scolastiche, istituzioni ospedaliere, istituzioni burocratiche anche, ma non legali. Più di legalità si vede la giustizia o il cavallo di spade. Può essere una persona che in un modo o nell'altro hai modo di vedere anche tramite quella che è la socialità. Ti ripeto, non vuol dire che sia un personaggio del web, ma può essere semplicemente il fatto che tra di voi c'è un osservarvi tramite social, oppure sei tu che osservi lui o lui o lei che osserva te. Mi viene anche da dirti che se qui stessimo pensando, un po' come dicevo prima, a una persona con cui c'è stato magari un progetto di lavoro, un progetto di vita, oppure c'è una parentela, qui la persona potrebbe essere completamente immersa nei suoi progetti, senza nemmeno addirittura preoccuparsi di quella che può essere la situazione conflittuale. Lo so che è un modo un po' brutale di dirti la cosa, però effettivamente non vedo comunicazioni, se non comunicazioni di rito, se c'è un qualcosa da amministrare a livello, qui si fa il minimo sindacale. La persona non credo che sia arrabbiata con te. Sì, ok, 7 di spade, carta di conflitto, carta di pettegolezzo, ok, però me la media subito una regina di coppe su un 8 di coppe. A suo modo forse anche potrebbe ricordarsi con piacere di alcuni momenti che avete trascorso insieme, qualunque sia il vostro rapporto, ma è una persona che va oltre. Sì, mi spiace darti questa notizia, ma qui non vedo contatti. Vediamo la Sibilla, Saislon Lenormand. Che cosa ti consiglia? La bara, vedi il cambiamento, è proprio un qualcosa di, cioè sei invitato o invitata ad andare oltre un po', e se la tua richiesta era per l'amore, andiamo a vedere con le carte di amore e psiche. Brama e desiderio. Prenditi un po' di tempo per immaginare il tuo amore ideale, una relazione, una situazione che rinnova la tua vita fondamentalmente. Lo so che la carta potrebbe parlarmi anche della brama e del desiderio che hai di poter in un certo senso appianare un diverbio, o magari anche appianare una lontananza che si è venuta a creare nel tempo fra te e una persona, ma purtroppo è l'unica carta che mi porta, forse potrebbe un po' la giustizia, ma ti ripeto, la giustizia la vedo come una connessione che c'è fra voi, ma che è sensibile comunque di quello che è un po'
uno sguardo privo di qualsiasi tipo di coinvolgimento. Quindi per questo parlo del fatto che qui hanno un peso decisioni altrui, siano esse di tribunale o di amici o consiglieri. E c'è anche la netta scelta della persona di, nonostante riconosca il vincolo che ha con te, di andare oltre. Purtroppo no, mi spiace. Mi spiace per te che hai scelto la versione dell'acquamarina, ma la risposta è un no, ammesso che non si passi per un qualcosa di scritto a livello burocratico. Allora in quel caso è un sì, ma fino a che può durare un accomodamento, ok, oltre no. Io ti ringrazio per aver visto questa video lettura. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante numero 2, Tormalina. Andiamo a vedere fra te e la persona a cui stai pensando qual è il tipo di situazione. Pensa alla persona a cui vorresti avere notizie. Andiamo a vedere che tipo di energie ci sono fra voi. L'imperatrice. Beh, l'imperatrice è una bella carta, presuppone un'attesa dalla quale può comunque rinascere un qualcosa. Non è una carta negativa, è una carta molto positiva, è una carta che si esprime in particolare in quello che è un rapporto non canonico o comunque creativo, o comunque un rapporto basato anche sul mutuo interesse, non solo su quella che è la relazione sentimentale o comunque gli affetti fra amici o parenti. È una carta che parla comunque di una gestazione. Forse la persona non ha ancora scelto, o forse semplicemente sta aspettando il momento giusto per poter comparire davanti a te. Sicuramente l'imperatrice è una carta che è molto assertiva, quindi in questo momento, appunto, col fatto che la situazione resta in gestazione, la persona potrebbe non far più parte della tua vita. Se si tratta di amore, potrebbe essere uomo o donna che sia, di una persona che è comunque impegnata, e potrebbe rappresentarmi il fatto che la persona forse sta un po' combattendo fra il tornare indietro o l'andare avanti. Non ha ancora preso una decisione, ti ripeto, l'imperatrice è una carta di grande energia ma poco direzionata. È la carta di chi pensa alla carriera, potrebbe essere una persona estremamente pragmatica, ma è anche la carta di chi alla fine ha una visione tutta sua, una visione creativa. Quindi anche una persona che potrebbe tornare indietro nonostante sia già impegnato o già impegnata. Oppure se si tratta di un'amicizia, di un progetto di lavoro o di una discussione fra parenti o amici, potrebbe tornare indietro nonostante abbia avviato un percorso completamente diverso, un qualcuno che sta un po' lì, aspettando il momento in cui, perdonami, gli farai comodo. Un po' una persona che potrebbe avere questa civetteria di base, questa vanità che soprattutto in posizione negativa viene rimproverata un po' all'imperatrice. È comunque una persona che agisce così non per cattiveria quanto per indole. Un po' bambino, un po' bambina forse, e come tale soggetta anche al capriccio, ed è una persona, ti ripeto, che attende un po' il varco, il momento di poter rientrare a far parte dell'entourage di persone che ti ruotano intorno, oppure rientrare come partner nella tua vita. Con un'imperatrice potrebbe
volerla vinta comunque lui o lei. Potrebbe essere una persona forse che anche si illude di tornare un po' in pompa magna, ecco, un po' di dire: quando tornerò io riprenderò le redini del nostro rapporto, qualsiasi esso sia, sarò il partner dominante, sarò l'amico che magari fa il bel e il cattivo tempo, sarò il parente che comunque non è cambiato ma pretende che tu abbia cambiato certi atteggiamenti, sarò il collega, il datore di lavoro che non si farà scrupoli magari nel tenerti un po' soggiogato, soggiogata. Quindi bisogna anche fare attenzione un po' alla fanciullezza, in termini positivi molto creativa, in termini negativi molto vanesia di questa persona. Potrebbe essere una persona che ha avuto dei problemi durante l'infanzia o l'adolescenza, o magari problemi di autostima. Vediamo un po' che cosa è il rapporto che hai con questa persona. Vediamo di andare più nel profondo. Per te che hai scelto la variante della tormalina, mi sono dimenticato di dire che l'imperatrice potrebbe anche essere una nuova conoscenza, però anche qui non si sa un po' che tipo di conoscenza è. Potrebbe essere un qualcuno che è entrato o entrata da poco nella nostra vita e quindi può essere un grande uomo, una grande donna, come può essere una persona che magari può avere anche degli irrisolti importanti, quindi qua magari siamo anche un po' noi ad aspettare il momento, però considerando che qui lo sguardo tecnicamente dovrebbe essere da parte dell'altra persona. Regina di spade. Sì, al momento non ci sono rapporti fra di voi, però vedi poi c'è un 2 di coppe. Qui c'è comunque un profondo amore e la ruota di fortuna. Un profondo amore che non vuol dire necessariamente un profondo amore in termini di coppia, può essere anche, ti ripeto, un amore genitore-figlio. Quello che mi viene da pensare è che sono carte molto diverse. Regina di spade, la carta della vedovanza, della solitudine, del rimpianto, contro un 2 di coppe, quindi la carta della festa, la carta dell'amore, la carta della celebrazione. Forse è una persona che potrebbe aver visto in te un grande potenziale, una grande possibilità, ma poi magari qua il destino con questa ruota di fortuna è arrivato un po' a dividervi, un po' ad allontanarvi, un po' magari è arrivato, se è una persona nuova, anche a farvi prendere strade completamente diverse. È certo che il ricordo che ha di te, forse anche abbastanza combattuto, potrebbe vederti come imperatrice, tu stesso, te stessa. Potrebbe lui o lei avere la paura di trovarsi di fronte ad un qualcuno di poco stabile, perché magari proietta anche in te un po' delle sue colpe, un po' delle sue frustrazioni, un po' delle sue paure. Quindi è come se in un certo senso si privasse di amare. Amare, ti ripeto, amare a livello affettivo, amare a livello di coppia, amare a livello amicale, oppure si privasse dell'avere una possibilità anche per migliorarsi in quello che può essere il vostro rapporto, se stessimo parlando di progetti lavorativi o di gestione di un qualsiasi tipo di progetto, lavoro, beneficio economico, eccetera, eccetera. È un po' come se avesse scelto di fare una croce totale su quella che è la vostra relazione, ma, ti ripeto, di qualsiasi tipo sia, avendo poi una grande ferita interiore. È per questo, secondo me, che sta aspettando il momento in cui la ruota potrà girare. Una persona forse che vorrebbe avere un po' il sedere parato su tutti i fronti, ti ripeto, mi torna molto questa cosa. Sa che dovrà affrontare
questa cosa, questa scelta, questo profondo desiderio che ha di rincontrarti e sa che lo dovrà vincere. Soprattutto se stessimo parlando di amore, qua c'è una persona che potrebbe essere scappato o scappata da te, salvo poi detestare il fatto che tu possa riaprire un'altra relazione. Oppure c'è una persona che magari si è allontanato o allontanata, ma comunque ha il chiodo fisso su di te. E non intende mollare la presa, quindi magari ti spia, quindi magari ti tiene sotto controllo in un certo senso, e con una ruota secondo me qua cederà la persona. Se si trattasse di un parente o di una persona con cui c'è un rapporto amicale o qualsiasi rapporto affettivo, anche qui secondo me è un po' quello che è il tuo successo a fargli fare un passo indietro, la tua realizzazione, il fatto che comunque ti vede lontana da questa energia di regina di spade che apriva, che è il classico star male dopo la rottura di un qualcosa, però poi vedi cambia quando c'è poi la gioia, la felicità, quando si accorge che fondamentalmente un po' tutta la sua boria anche non serve a nulla, non serve a farlo rimpiangere, a farla rimpiangere, e quindi di conseguenza vuole rientrare, quindi probabilmente qua ti scrive o addirittura ti chiede di incontrarsi. Se fosse una persona che hai conosciuto da poco, qui è una persona che potrebbe avere paura di approcciarsi a te, potrebbe magari avere paura di un rifiuto, o potrebbe avere paura di quello che è magari un modo completamente diverso di vedere la vita, insomma potrebbe avere paura di un qualsiasi evento che faccia la differenza fra voi o forma mentale che faccia la differenza fra voi, salvo poi anche qua crollare. Quindi è una persona che comunque ti scriverà. Ho sbagliato mazzo. Vediamo un pochino. Secondo me più che scriverà qui proprio ti cercherà. Mi viene a mente il discorso con una ruota che potrebbe effettivamente nemmeno scriverti, forse addirittura telefonarti. Vedi, la regina di spade poi va su una morte, cioè qui c'è un qualcosa di freddo, una regina di spade è sempre molto marziale, fedele alla linea, che però cambia, accetta di cambiare, quindi sì, qua è un sì. La torre non riuscirà a sopportare, te l'ho detto, il fatto che tu comunque alla fine faccia la tua vita. Oppure se si tratta di una persona conosciuta da poco, qua una persona che tenta forse anche di reprimersi un attimino, ma poi alla fine cede, perché la torre comunque è una folgorazione. E il 5 di bastoni, quindi è un sì. Probabilmente qua la situazione è quella che ho descritto, di una persona che non riesce a staccarsi energeticamente da te, non riesce a scordare il ricordo, però già anche senza tirar giù le altre carte che ora comunque tiriamo giù, qua ci dicono che la persona sta effettivamente attendendo il momento giusto per palesarsi. Assolutamente sì. Vediamo per conferma col Golden Dawn, comunque la risposta ce l'hanno già data. Se la persona a cui stai pensando ti scriverà o ti telefonerà o comunque in un qualche modo ti cercherà. Vediamo se ce lo vanno a confermare. Tu che hai scelto la variante della tormalina. Allora, vediamo un po'. Cavallo di spade. Il mondo. Re di coppe. Secondo alcuni colleghi, anche molto bravi, come sai sono
in buoni rapporti con molte persone che hanno canali di cartomanzia, e altri li seguo anch'io perché mi piace comunque. Il Re di Coppe rappresenta proprio un'empatia che porta poi a quello che è il ritorno, un buon ricordo che si manifesta poi in quella che è poi la vita quotidiana con la presenza della persona. In altri casi il Re di Coppe può rappresentarmi anche un giudice, quindi nel caso qua ci fosse un litigio anche che passa per tribunale, comunque la persona cercherà un accordo o vorrà trovare un accordo, oppure può rappresentarmi anche comunque un equo consigliere, una persona che comunque non dimentica il bene che ha voluto, quindi comunque qua è un sì, assolutamente. Re di Coppe, Regina di Coppe. Tra l'altro vedi il ricordo del Re di Coppe su una Regina di Coppe, poi che tu sia uomo o donna inverti, fa poca differenza. Va su un cavallo di spade, ovvero comunque questa persona è consapevole di correre un po' sul filo del rasoio con te, è consapevole del fatto che comunque non potrà mai controllarti, soprattutto se fra di voi c'è stata una storia d'amore o se è una persona conosciuta da poco che comincia ad essere diciamo attratta in maniera molto forte da te. Allora sì, è un sì, con riluttanza, con paura, però alla fine la decisione saggia, come ci dice il 2 di bastoni, rivede una chiusura e chiude il conflitto, quindi è un sì. Io penso che qua la persona troverà, più che telefonarti o scriverti, proprio il modo di comparirti davanti, cioè qui è come se cercasse il modo di comparirti davanti quasi come se fosse una casualità, però in realtà non è una casualità, è una persona che un po' cerca di monitorare o di capire quello che possono essere i tuoi spostamenti. E la cosa che mi colpisce, ti ripeto, qualsiasi sia il vostro rapporto, qui è una persona che non tollera l'idea che tu ti sia comunque rifatta una vita a livello lavorativo, amicale, di partnership, o se è una persona conosciuta da poco, una persona che comunque non tollera l'idea di stare troppo lontana da te o lontano da te, è una persona comunque con cui c'è una forte connessione, al punto che sono uscite, se non mi sbaglio, in questa, sì, no, sicuro, non mi ricordo bene, in questa lettura, una ruota e un mondo, sono due carte anche forse che vanno a parlare di karmico, quindi un qualcosa che può aver toccato questa persona nel profondo, così come può aver toccato te nel profondo, e che se anche ora io vedo non esserci, o comunque esserci proprio nei minimi termini, se fosse un qualcuno di conosciuto da poco, porta comunque un grande rinnovamento anche a livello di consapevolezza, di crescita, anche nel modo di vivere le relazioni. Quindi la risposta è un sì, ma è un sì perché la persona sta un po', ti ripeto, attendendo il momento di palesarsi e sta cercando anche comunque allo stesso tempo di reprimere un po' questo sentimento che ha per te, di ammirazione, di fratellanza, di amicizia, di amore, di affetto, di quello che ti pare, o anche di attrazione se fra di voi non c'è granché. Però è un sì. Poi bisogna vedere come andrà, perché io qua comunque la persona la vedo tornare, però qui la vedo proprio tornare fisicamente, però il 10 di spade è una carta comunque che nonostante parli della fine di un conflitto, sempre una carta abbastanza conflittuale. Vediamo un pochino che cosa vogliono consigliarti le Saislon Lenormand, e anche poi andremo a vedere gli oracoli di amore e psiche. Vediamo un po', partiamo dalle Saislon Lenormand. Allora guarda, è uscita di nuovo la ruota. Vediamo anche l'amore e psiche e poi diamo l'interpretazione.
Segreti d'amore. Beh, che ti ho detto finora, una persona che non accetta ancora l'idea di doverti ricercare lui o lei. Un po' questo quello che mi viene da dire. Allora, a quanto mi risulta, in questa edizione della Lenormand sono state inserite alcune carte. Per esempio, in alcuni mazzi della Lenormand in generale è presente anche un doppio gentiluomo, non in tutti, oppure una doppia dama. In questo è presente. La carta della ruota che dice stultizia alla fine parla di una persona che forse finge un po' come lo stolto, finge un sentimento che non vuole riconoscere fondamentalmente, ma è anche una carta associata alla ruota che parla comunque di un cambiamento, e già mi torna per la terza volta, 2 volte la ruota e una volta il mondo, quindi comunque sempre carte un po' di chiusura di un ciclo. I segreti d'amore o il segreto l'amore parla del fatto di un qualcuno che nasconde il suo sentimento un po' come un tesoro interiore, ma interessante perché lo stesso manualetto dice che occulta questo segreto in modo da trovarlo quando ti servirà. Per il momento il segreto d'amore è al sicuro. Quindi un po' quello che ti dicevo prima, questa persona attende il momento di palesarsi. Secondo quali criteri non ci è dato saperlo, se non quello del fatto che comunque prova un po' una sorta di possessività molto forte nei tuoi confronti. E quindi il momento potrebbe essere in concomitanza con un qualche tipo di tua realizzazione, specialmente se stiamo parlando di coppia, o comunque di qualche tua realizzazione nella vita. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pietra della strega o cianite. Vediamo un po', pensa ad una persona. Ti ricordo che queste letture sono interattive, quindi possono risuonarti del tutto, in parte, oppure anche in alcuni casi per niente. A me capita talvolta con gli interattivi dei canali che seguo. In quel caso vuol dire che non c'è messaggio, oppure prova a cambiare variante, a scegliere un'altra variante. Comunque una lettura interattiva può orientare ma non sostituisce un consulto personale. Vediamo un po' che tipo di energie ci sono fra te e la persona a cui stai pensando. L'innamorato. Bella, bella, bella energia, energia di sostegno, energia di aiuto, energia anche di scelta. Non sarà per tutti, ma anche in questo caso mi sento di dire che qui forse, se allontanamento o taglio c'è stato, non è definitivo. Ancora ci si vede, ancora ci si frequenta occasionalmente, sporadicamente, magari si hanno interessi in comune, magari si lavora insieme. Oppure anche in questo caso è una persona conosciuta da un tempo relativamente breve, una persona che si sta valutando o che ci sta valutando. L'innamorato è comunque una carta anche di amicizia o comunque di affetto, quindi qua, anche per non buttarla sempre solo sull'amore, può essere una persona con la quale c'è una stima reciproca, una vicinanza, un affetto, un osservarsi, uno scrutarsi. Se stiamo parlando di amore, può essere un qualcuno che sta cercando di capire come poter rientrare in modo stabile nella nostra vita, oppure come poter entrare, perché ti ripeto, secondo me qua ci sta anche la persona conosciuta da poco. L'innamorato non è
una carta di conflitto, ma potrebbe rappresentare anche un accordo da trovare per vie legali se fosse una storia finita, ma ce lo vedo meno. Andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere le carte dei tarocchi dei famigli in questa situazione. Qua potrebbe essere anche un qualcuno con cui veramente non c'è stato niente, ma che ci si osserva, ci si sta valutando, si sta pensando. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante della pietra della strega o cianite. Fante di denari, mi confermano i rapporti. La stella, là. Asso di denari. Beh, secondo me qua conflitto non c'è. Io penso veramente che qua si possa parlare di un qualcuno che ci osserva o un qualcuno con cui siamo in contatto, perché comunque il fante di denari è anche la scrittura, o un qualcuno con cui effettivamente c'è da prendere una decisione anche a livello legale, ma secondo me non si tratta poi di una decisione così importante. Ricordati che per legale può anche essere un contratto lavorativo, quindi non la vedo così pressante. Sicuramente chi è favorito per questa variante è chi non ha fatto una vera rottura con la persona alla quale sta pensando, ma chi magari appunto ha conosciuto una persona sul lavoro, sul suo lavoro o sul tuo lavoro o sul lavoro di entrambi, o magari ha conosciuto un qualcuno anche tramite social media, perché il fante di denari è comunque anche uno scrivere, la stella è comunque anche un mettersi in mostra. Potrebbe essere un qualcuno che è venuto o venuta a trovarti, però la vedo positiva, non la vedo qua, non c'è conflitto, comunque se c'è non è così profondo. La stella potrebbe essere anche un qualcuno conosciuto ad una festa. È un bel seme qua, 7 di spade, 4 di bastoni e l'appeso. Allora, guarda, qua è molto singolare perché il 7 di spade mi rappresenta anche un'intenzione nascosta. È vero, non è una carta molto rassicurante, ma potrebbe rappresentarmi il fatto che la persona magari ti sia avvicinato o ti sia avvicinata con una scusa per sondare un po' quella che è la tua figura, i tuoi modi di essere, il tuo modo magari di poter capire quanto e come può avviare un qualcosa di più con te, perché poi c'è una stella su un 4 di bastoni, quindi ti ripeto, qua secondo me sono molto favorite le persone che non si conoscono o comunque che si conoscono in maniera superficiale, chi ci si è incontrati da poco, o le persone con cui magari non c'è mai stato un approfondimento, o anche quei parenti o colleghi o conoscenti, persone con cui comunque c'è un po' uno studiarsi, sì. È sicuro che questa persona sarà una costante nella tua vita, perché nonostante in questo momento abbia forse anche un po' magari di timore, 7 di spade potrebbe rappresentare non solo il discorso del segreto, o magari anche una persona che forse potrebbe parlare di te con qualcun altro, potrebbe decantare le tue lodi, ma anche magari mettere in discussione qualche tuo tratto caratteriale, o magari dire sì, è una bella persona, però c'ha questo difetto, a suo modo di dire ovviamente. O mi viene da pensare anche, potrebbe essere un qualcuno che ti sia avvicinato, ti sia avvicinata, o ti è vicino o vicina nonostante
abbia un'altra coppia. Sì, potrebbe anche essere così. Questa potrebbe essere una relazione a 3. Comunque sia, qua il successo è garantito. L'appeso è una carta di semina, una carta di staticità, di rinnovo di prospettive. L'asso di denari è una bellissima carta. L'intenzione della persona è quella di approfondire il rapporto con te. Vediamo se dovrai essere tu a contattare lui o lei, o se lui o lei contatterà te. Vediamo un pochino. Vediamo se questa persona ti scriverà. Che tra l'altro secondo me già un po' ti ha scritto, perché un fante di denari è comunque una persona, potrebbe essere nato anche come contatto di messaggistica istantanea, non sarà per tutti. Due di spade, cavallo di spade, 9 di denari. Sì, in maniera molto accorta. 2 di spade, carta di amicizia, cavallo di spade, carta di riequilibrio, 9 di denari, carta di chi comunque il suo tempo te lo concede volentieri. Qui si prende proprio larga 1 chilometro se si tratta di amore. Attenzione. Il 9 di denari è comunque anche sempre una carta di scrittura. Potrebbe anche, vedi però nasconde un matto, c'è un'attrazione di fondo. Potrebbe anche, mi viene da pensare, sì, ok, la giustizia. Mi viene da pensare con una giustizia anche, oltre che con il 9 di denari, che è una persona che potrebbe approfittare di qualche tuo hobby o qualche tuo lavoro, per prendere contatti. Quindi magari, che ne so, l'esempio è il classico corso di cartomanzia di Cronos, dove magari vengono 2 persone che si studiano perché uno o una ha saputo che l'altro è al corso, capisci? Oppure magari trovarsi in un luogo dove ti trovi tu. Però è strano, perché è una persona che comunque vedo mantenere un po' anche una forma mentale molto settata su se stesso, su se stessa. Cioè non è la persona che crea una dipendenza, ma anche fosse a livello amicale, a livello lavorativo, a livello, una persona estremamente equa. Questo è bello, anche se hai già litigato con questa persona, c'è un ripensamento, e nel caso veramente qua 9 di denari e giustizia mandassero a parlare di un qualcosa che deve passare per un accordo scritto, qua comunque è un equo dare, un equo ricevere. C'è una persona fondamentalmente molto quadrata, molto pragmatica, nonostante questo matto che forse può essere un po' anche di sua, forse anche leggerezza nel vivere i rapporti, perché mi esce sotto la carta dell'amicizia, 2 di spade. Non lo farà subito, non ti scriverà subito, non si paleserà subito. Troverà il modo. Secondo me nemmeno frattanto, perché poi carta del 2 di denari è una carta di viaggio, di spostamento, quindi potrebbe addirittura chiederti un appuntamento. Il cavallo di spade è comunque una carta estremamente rapida. Quindi, nonostante l'attesa, nonostante un po' di forse anche leggerezza nel gestire anche le sue stesse emozioni e rapporti sociali, comunque l'approfondimento qua lo vuol fare se si tratta di una nuova conoscenza o di una conoscenza che fino ad oggi è stata poco stabile. La pace la vuol fare se si tratta di un qualcosa che deve passare per un accordo o per un contratto o per la gestione di un qualcosa di burocratico. L'equilibrio lo vuol trovare se si tratta di una persona conosciuta da poco,
attendi un pochino perché comunque qua il passo glielo vedo fare. Con una scusa, ti ripeto, non si... potrebbe essere una persona che non si sbottona subito. Vediamo un po' le Saislon Lenormand, che ce n'è una al contrario, eccola qua. Non è malissimo questa terza variante, quella un po' più stabile. Vediamo un pochino se la persona a cui stai pensando ti scriverà. Ci hanno già detto di sì. Qual è il consiglio della Sibilla? Tra l'altro qua è un sì destinato ad evolvere in un qualcosa di importante. Avevamo un asso di denari, qua abbiamo una giustizia, un 9 di denari. Lettera, epistola, lettera. Quindi sì, notizie, assolutamente, ti scriverà, ti contatterà e secondo me ti chiederà un appuntamento, un incontro se non si tratta di amore, o comunque il 2 di denari è anche proprio un appuntamento, comunque uno spostarsi anche, un po' vincendo, ti ripeto, la ritrosia un po', anche ritrosia non tanto verso di te, quanto verso la sua instabilità comunque nel mantenere saldi i rapporti, però è una persona che vedo ben disposta verso di te, Vediamo se hai chiesto per l'amore. Beh, la piena intimità. Direi di sì, qua è un sì al 100%, una persona che comunque vincerà quella che è la sua instabilità magari nei rapporti o anche magari il suo momento un po' problematico nel quale magari potrebbe non essere interessato o interessata ad approfondire un qualcosa, però lo vincerà, ti scriverà l'epistola, sono proprio la lettera, sono proprio comunicazioni, e la carta della piena intimità dice che comunque si crea un legame splendido, sbalorditivo, intimo, perfetto, rapporto armonioso, equilibrato, e anche dell'impegno che comunque questo rapporto comporta per portare comunque realizzazione e amore nella nostra vita. Quindi qua è un sì pieno, qui ti scriverà, ti chiederà un appuntamento e qualsiasi sia ciò che fra di voi si è avviato a livello o teorico, se ancora non vi conoscete, o pratico, prima stiamo parlando di amore, lavoro, amicizia, qualsiasi cosa, qua ti scriverà e secondo me qua parte un qualcosa di bello e di profondo. Torno a dirti che sono letture interattive, non sostituiscono i consulti personali, però l'orientamento dell'energia è questo. Io ti ringrazio per aver visto questa terza variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. 3 varianti che hanno alzato il velo sui rapporti che ci saranno fra te ed una persona a cui hai pensato nel prossimo futuro. L'interattivo può coprire un periodo fra i 4-6 mesi, al massimo 8, a tirarla per le lunghe. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito ad iscriverti al canale, a lasciarmi il like, mi aiuta a crescere. E ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao da Cronos e da Pico. Ciao! Questa video lettura si lega particolarmente a quelle persone... No, rifalla, fa cacare. Nelle quali una persona che abbiamo conosciuto da poco ci vaffanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di questa. In particolare per questa video lettura sono sti cazzi. 193. Mi scriverà un messaggio a rendere una relazione un pochino più cazzo. Mi scriverà, mi ricontatterà, ci rivedremo, vaffanculo. Oppure a qualcuno che sporadicamente entra, vaffanculo. Te
ed un'altra persona, una persona a cui... Bravo, amore. Bravissimo lui.